Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio e anche qui ci concentriamo a blocchi. Il risultato è semplicemente x, quindi dobbiamo semplicemente trovarci questa x in qualche modo. Partiamo dal primo blocco, in cui in questo blocco, nella prima parentesi, appunto dobbiamo vedere che abbiamo una serie di x, y. E quindi che cosa succede? Siccome qui il tutto è uguale, io posso concentrarmi direttamente nel fare la somma tra i numeri. Notiamo che il minimo comune multiplo appunto sarebbe 2, quindi qui metto una linea di frazione in cui appunto metto 2 a denominatore. Al meno 1 non devo fare niente perché già ha il 2 sotto. Più 3, anche qui non devo fare niente perché già c'è il 2 sotto, ma a questo meno 2 che non ha il 2 sotto devo andare quindi a raddoppiarlo. Perché raddoppiarlo? Perché proprio sotto ho un 2 e quindi faccio 2 per 2. Siccome c'è il segno meno, in totale è un meno 4. Poi l'xy lo ricopio così come sta e di conseguenza che cosa ho? Ho meno 1 e meno 4 per un totale di meno 5. Al meno 5 io devo sommare 3, quindi se da 3 tolgo 5 vado a meno 2, quindi in pratica ho meno 2 fratto 2 e rimane sempre x. Meno 2 fratto 2 fa appunto meno 1 perché il 2 posso andare a semplificarlo con il 2. In pratica di tutta questa parentesi tonda mi è rimasto semplicemente meno x. Questa parentesi tonda, che quindi si è ridotta a meno xy, devo andare a moltiplicarla per questa parentesi che ho trascurato fino adesso, ossia x quadro y al cubo. Ma non ho da fare solo questa moltiplicazione perché di fuori c'è una divisione che mi aspetta. Abbiamo sempre detto che io voglio portare, nel caso di potenza, quella potenza in testa a quello che c'è dentro. Quindi questa divisione dovrò effettuarla per che cosa? Diventa un x al quadrato e poi avrei un y elevato alla 2 e poi di nuovo elevato alla 2, quindi in totale un y alla quarta. Adesso sono pronto per concludere il mio primo blocco perché mi basta semplicemente intanto quanti segni meno ho? Ne ho uno solo, allora vuol dire che quel segno rimane. Quante x ho? Nel caso dell'addizione, quindi nel caso del per, ho una x più altre 2x. Ma poi che cosa succede? Che dovrò andare a sottrarre 2x, perché appunto ho x alla 2 ma con un segno di divisione davanti. Allora immediatamente posso pensare di distruggere questa x quadro con questa x quadro. Di conseguenza mi rimane solo una x, che è quella iniziale. Poi quante y ho? Ho una y, un'altra y però elevata alla 3, quindi ho y alla 4 diviso y alla 4. Quindi che cosa succede? Che automaticamente tutte queste y si distruggono e quindi come risultato mi rimane semplicemente meno x. Questa meno x è il risultato del mio primo blocchetto, quello che appunto arriva fino alla prima somma, al primo più. Rimane adesso da fare un'analisi sul secondo blocco per andare a semplificarlo. Quindi mi concentro adesso solo sul secondo blocco. E che cosa ho? Ho meno 9 di una certa cosa, meno 6 di una certa cosa. Allora fa in totale un meno 15, perché appunto meno 9 e meno 6 fa meno 15, di quella stessa cosa, quindi di x quadro. Il tutto devo poi dividerlo con 5x e poi vabbè dovrò sommarlo per questo blocchetto rimanente che è più 5x. Ma come prima ho intanto le x le posso semplificare perché ho x al quadrato con la divisione vuol dire che devi fare la sottrazione, quindi questo 2 lo tolgo e questa x anche perché appunto è 2 meno 1, quindi rimane solo una x. E quindi semplicemente ho x. Ora dovrò fare 15 diviso 5, ma 15 diviso 5 fa 3. Rimane un segno meno.
e quindi mi rimane meno 3x e poi mi rimane 5x. E allora, tornando indietro e avendo una visione completa, che cosa abbiamo? Abbiamo meno x, meno 3x, quindi sto a meno 4. Se poi sommo 5, come avere 5 meno 4. 5 meno 4, 1. Ecco spiegato come mai appunto esce una sola x. E quindi questo è tutto l'esercizio visto in un colpo solo.